startup come SRL è stata fondata nel 2019 e con sede legale a Parma. Però è stato, diciamo, il risultato di circa una decina d'anni di progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea e coordinati dalla stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, dove lavorava ed era responsabile del reparto imballaggi Angela Montanari, che è appunto una delle cofondatrici e coordinatore scientifico e CEO di Tomapen, della startup. E questi progetti hanno incluso come partner diversi partner europei, chiaramente, anche in particolare un partner italiano, che è questa azienda Chiesa Virginio, che è un'azienda agricola che si trova a Canneto sull'Oglio in provincia di Mantova, e loro sono stati coinvolti come partner nel progetto perché già raccoglievano gli scarti dell'industria agroalimentare per bruciarli nei loro impianti di biogas. E quindi nel 2019, quando ci si è resi conto che c'era, a seguito di questi progetti che hanno permesso di sviluppare la ricerca prima a livello di laboratorio e poi anche a livello di realizzazione di un piccolo impianto pilota, quando ci si è resi conto che c'era interesse da parte delle aziende, quindi poteva esserci uno sbocco sul mercato, e appunto i due fratelli Chiesa, titolari dell'azienda Chiesa, Angela Montanari e poi io, abbiamo deciso di fondare la startup. Quattro risposte parallele, o meglio 3 risposte parallele, nel senso una per i due fratelli Chiesa, una per me e una per Angela. E il tutto è iniziato da una scoperta casuale da parte appunto di Angela, che quando lavorava alla stazione sperimentale ha trovato nella biblioteca, nell'archivio di questo centro di ricerca, un articolo degli anni 40 che faceva riferimento a un brevetto degli anni 30, se non sbaglio, per l'estrazione della cutina dalle bucce di pomodoro, perché durante la guerra dovevano essere, diciamo, c'era in un'ottica autarchica, essere indipendenti dall'importazione di petrolio per formulare le vernici, quindi avevano fatto questo brevetto che poi è stato dimenticato, quindi è scaduto. E chiaramente a livello personale tutti e quattro i soci abbiamo una certa sensibilità ambientale, no? Per i vari percorsi anche se diversi che abbiamo fatto. Angela come ricercatrice, i due fratelli Chiesa come azienda agricola che ha sempre puntato sul biogas, sulle nuove tecnologie, e io che sono geografo, ho fatto un dottorato in ingegneria ambientale, insomma abbiamo questa sensibilità. E appunto la fortuna è stata che il ritrovamento di questo antico brevetto, è stato fatto appunto da Angela, che aveva questa sensibilità e che si occupava dell'imballaggio metallico e che quindi era a conoscenza delle migliaia di tonnellate di scarti di bucce di pomodoro che vengono prodotte in Italia ogni anno, e quindi ha ripensato, l'idea è stata quella di ripensare questo brevetto, questa estrazione della cutina dalle bucce di pomodoro in una chiave di economia circolare, quindi più moderna. La bioresina è ottenuta appunto dagli scarti agroalimentari del pomodoro, quindi dalle bucce del pomodoro, va a sostituire le resine sintetiche standard che vengono utilizzate oggi per formulare le vernici del packaging per alimenti. E le resine standard sono resine appunto di origine petrolchimica e quindi hanno un certo impatto ambientale, poi solitamente, quasi totalmente, arrivano da paesi lontani come ad esempio la Cina, quindi c'è anche una questione di trasporti. E la nostra bioresina, oltre a valorizzare, a ridurre gli sprechi, perché valorizza uno scarto, è anche prodotta in loco, a chilometro zero, perché siamo nella zona di Parma, una zona dove vengono prodotte più della metà degli scarti agroalimentari del pomodoro in Italia. E tra l'altro è anche una zona dove si concentrano la maggior parte degli scatolifici, quindi delle aziende produttrici di scatole per imballaggio metallico. Abbiamo ovviamente calcolato l'LCA,
sia quando ancora avevamo un impianto pilota che recentemente basandoci sui dati del nostro impianto industriale, e recentemente abbiamo anche ottenuto una certificazione europea dell'LCA, e il risultato che i risultati sono stati ovviamente positivi. Il risultato che per ogni scatola verniciata con vernici a partire, ottenute a partire da resina, dalla nostra resina, in confronto a invece le vernici ottenute a partire da resine sintetiche, si possono risparmiare 4,8 grammi di CO2 per ogni scatola. Poi se pensiamo che in uno scatolificio medio italiano produce in media sulle 100 milioni di scatole l'anno, è chiaro che la quantità di CO2 risparmiata è molto, molto alta. Allora, inizialmente, essendo la nostra startup, non è una startup che lavora, ad esempio, che sviluppa un'applicazione per uno smartphone, ma che ha bisogno, essendo un'azienda chimica, di un hardware importante come un impianto industriale. Il problema principale era quello di trovare dei fondi per fare questo scale up, quindi passare dall'impianto pilota all'impianto industriale. Questo è un problema che abbiamo risolto trovando dei fondi europei. E poi sì, la sensibilizzazione delle aziende produttrici di vernice, questo inizialmente è stato un po' un problema, però effettivamente ultimamente soprattutto grazie alle ultime normative europee, come ad esempio quella sulla plastica monouso, e alla spinta della grande distribuzione, che deve rispecchiare, no, la stessa spinta che avviene dal consumatore, che richiede un prodotto sempre più sostenibile e anche più sicuro. Questo ci sta aiutando, ecco, questo sì. Noi adesso siamo in una fase in cui abbiamo realizzato un impianto industriale che è operativo, stiamo facendo il collaudo, gli ultimi test, e stiamo lavorando con tante aziende potenziali clienti, anche molto, molto importanti, non solo per il coating per gli imballaggi metallici per alimenti, o imballaggi per alimenti in generale, ma ci siamo aperti anche ad altri settori. E quindi in futuro speriamo nel futuro più vicino, di iniziare a concretizzare e che questi potenziali clienti abbiano finalmente dei risultati, di essere in grado di poter applicare la nostra resina anche a livello industriale, non solo in laboratorio come è stato fatto fino adesso, e quindi iniziare a vendere. E poi, secondo il nostro business plan, secondo il nostro piano futuro, l'idea è quella di replicare l'impianto in zone sia in Italia che in Europa, e anche fuori dall'Europa, poi volendo, nelle zone del pomodoro, dove c'è la risorsa, quindi dove ci sono le bucce, che vendere il know-how e quindi le licenze dell'impianto. E stiamo anche, forse un'ultima cosa che può essere interessante a livello di economia circolare, anzi lo è sicuramente, stiamo lavorando per valorizzare anche gli scarti degli scarti, nel senso gli scarti del nostro processo, che sono due principalmente. Quando ci arrivano le bucce, ci arrivano mischiate con i semi, quindi il primo step del nostro processo è quello di separare le bucce dai semi, e i semi stiamo lavorando per utilizzarli per l'estrazione, ad esempio, di oli piuttosto che biocombustibile. E l'altro nostro scarto sono quelle che chiamiamo bucce esauste. E le bucce esauste quindi sono sostanzialmente le bucce di pomodoro dopo che hanno passato il nostro processo, quindi che non contengono più la cutina, questa sostanza che serve a fare, contenuta nella buccia, che serve a fare la resina. E queste possono essere, stiamo lavorando con diverse aziende per utilizzarle come filler per le bioplastiche.
In ogni caso, al di là di queste due applicazioni dei nostri scarti, essendo il nostro impianto all'interno dell'azienda agricola dei soci di Fratelli Chiesa, che hanno il biogas, al momento i nostri scarti vanno al biogas, quindi diciamo, non abbiamo uno scarto in questo senso, anzi le bucce esauste sono più performanti al biogas rispetto alle bucce che non sono state lavorate dal nostro processo.